Buonasera. Vi è mai capitato di avere vissuto un momento, avere visto un luogo, una persona che vi sembrava già di avere vissuto, di avere già conosciuto, ma che in realtà invece non avevate visto mai? Insomma, avete mai provato la sensazione di avere vissuto qualche cosa, chissà, forse in un'altra vita? Ve lo domando perché stasera, in questa anteprima di Misteri e poi nel corso di Misteri, parleremo proprio di questo, del mistero della reincarnazione. Un mistero lontanissimo nel tempo e che è rimasto però chiuso in tanti di noi. Tutti ci domandiamo se questa è la nostra unica vita, se già ne abbiamo vissute altre o se forse ce ne aspetta altre da vivere. Io vorrei cominciare questa anteprima di Misteri con la storia di una signora che è stata ed è una fotografa molto importante e che ha vissuto lungo il corso della sua vita un'esperienza tale che le ha fatto credere che la reincarnazione è qualcosa di possibile. Ecco, raccontata da Cesare Noia la storia di Lisetta Carmi. Io credo totalmente nella reincarnazione e sono convinta che l'anima, la nostra anima, prende un corpo, si incarna in un corpo fisico per poter crescere, per potersi evolvere. Questo migliaia di volte, fino a quando non abbiamo più desideri e quindi l'anima non ha più bisogno di incarnarsi in un corpo fisico. Io sono nata a Genova il 15 febbraio 1924 in una famiglia ebraica. Mia madre era una donna molto spirituale che già nel 1920 leggeva la Gita ed era molto legata con l'India. Infatti lei diceva sempre che lei si ricordava che nella sua vita precedente era un'indiana. Tutta la prima parte della mia vita è stata dedicata alla musica. Ho studiato musica con una passione totale e ho fatto la concertista per molti anni, fino a 35 anni. Ho suonato in Israele molto, in Svizzera, in Germania, in Italia. Nel 1960 ho abbandonato la musica e ho scoperto di avere delle qualità di fotografa venendo in Puglia e ho cominciato a fare la fotografa. E devo dire che come dote naturale, perché non è che io facessi uno sforzo, e cercavo la verità e vedevo l'anima delle persone. Sono sempre stata dalla parte degli oppressi, delle persone che non hanno voce, che non possono parlare in questo nostro mondo così ingiusto. Nel 1966 questa mia ricerca di verità dell'anima del mondo mi ha portato a incontrare Ezra Pound e gli ho fatto un servizio che ho chiamato l'ombra del poeta. È stato un incontro incredibile con un uomo totalmente silenzioso, con un grande distacco dal mondo, che però mi ha dato delle immagini incredibili, delle immagini così alte di verità, di legame col divino, per cui mi hanno dato il premio Niepce. Ho lavorato ancora nella fotografia per molti anni, fino a quando nel 1976 mi ha chiamato Babaji in India. E l'incontro col mio maestro, col mio guru, ha reso chiara tutta la prima parte della mia vita e lì è iniziata la mia vera vita. Babaji mi ha chiamato a sé attraverso una visione che ha mandato a Gora Devi. Gora Devi è una discepola di Babaji che è stata con lui 12 anni e lui l'aveva mandata a meditare nel 1976, l'aveva mandata a meditare in una capanna alle pendici dell'Himalaya, nella giungla. Gora Devi durante una meditazione mi ha vista arrivare in questa capanna vicino a Dinapani e mi ha scritto una lettera. Io l'avevo già conosciuta in Nepal nel 1974 e mi ha detto, mentre ero in meditazione ti ho vista arrivare qui. Allora io ho pensato, se lei mi ha visto vuol dire che ero già là. Sono partita immediatamente dall'Italia e sono andata in India. Io sono andata da Gora Devi, sono stata con lei 9 giorni in questa capanna
lei mi ha parlato tantissimo di Babaji, e dopo 9 giorni è arrivato un bambino indiano con un messaggio di Babaji che mi diceva: ti aspetto a Jaipur il 12 di marzo. Immediatamente sono partita dalla capanna da Goradevi, sono andata al Mora, dal Mora a Delhi e da Delhi a Jaipur. Alle 5 del pomeriggio è arrivato Babaji in macchina e io l'ho visto scendere dalla macchina e ho avuto la sensazione che planasse, che non toccasse il pavimento, che camminasse come sull'aria. È andato a sedersi in questa sua asana che gli avevano preparato. Tutti immediatamente sono corsi a portargli prasad, collane di fiori, e io mi sono avvicinata un po' timidamente e gli ho detto: Babaji, sono Lisetta. E lui immediatamente mi ha risposto: Your name is Janki Rani. Io l'ho guardato negli occhi e l'ho riconosciuto. Il fatto che io ho riconosciuto immediatamente Babaji come il mio guru e che lui mi stava cercando sulla terra e diceva a tutti: questa signora è arrivata dall'Italia, mi fece capire immediatamente che io in molte vite passate ero stata sua discepola e che il mio rapporto con Babaji era un rapporto molto antico. Dopo 25 giorni ritornai in Italia e ritornai poi da lui ogni anno, negli anni seguenti, per 3 mesi, e stetti con lui a Erakan, nel suo ashram, alle pendici dell'Himalaya. Babaji è veramente l'amore incarnato sulla terra. Lui ci disse molte volte che lui si incarnava sulla terra quando l'umanità aveva bisogno del suo aiuto. Portò un messaggio di verità, semplicità e amore. Ci disse molte volte che era venuto sulla terra per renderci umani e che il servizio all'umanità era il servizio a Dio. Il Cisternino è il posto dove Babaji mi dette il compito di creare il suo ashram. Un posto di luce, di verità, di unione, dove vengono migliaia di persone per trovare la pace e per trovare un luogo santo dove poter vivere al di fuori del mondo materialista in cui siamo immersi. Signora Lisetta Carmi, grazie di essere venuta qui stasera tra noi. Ecco, lei ha iniziato il suo racconto e praticamente l'ha concluso dicendo che crede fermamente nella reincarnazione, che ci ha sempre creduto, e poi ci raccontava ora che Babaji gli ha detto lui stesso di essere stato reincarnato più volte. Ecco, io le vorrei chiedere innanzitutto questo: lei crede alla reincarnazione per una convinzione, direi quasi per fede, o le è capitato nella vita di avere qualche riscontro sul fatto che lei possa essersi effettivamente più volte reincarnata? Io ho avuto il totale riscontro con l'incontro con Babaji, perché lui mi ha detto chiaramente, mi ha fatto un disegno con 5 immagini di donne e mi ha detto: questa sei sempre tu, e in tutte queste 5 vite diverse tu sei sempre stata una mia discepola. Ecco, questo lei l'ha raccontato, però diciamo che questo è quello che le ha detto Babaji, ma lei le è mai successo di avere dei ricordi? No, io personalmente... Era perfettamente convinta di che non appartenessero alla sua vita attuale? No, io personalmente non ho avuto dei ricordi. La mia mamma invece mi diceva sempre: io nella mia precedente vita ero un'indiana. Lei se lo ricordava perfettamente. E da cosa traeva questa convinzione? Da quale elemento? Dal fatto che lei era convinta di essere stata un'indiana e anche di essere stata una discepola di Babaji. Quindi lei è sicura, signora Lisetta Carmi, che quando un giorno, il giorno più lontano possibile, dovesse lasciare questa vita, tornerà sicuramente un'altra? E per quanto tempo dovrebbe accadere, secondo Babaji, questo? Dunque, quando uno ritorna sempre sulla terra, per i desideri che ha, noi abbiamo sempre dei desideri, e per esaudire questi desideri ritorniamo in un corpo fisico. Se noi riusciamo a non avere più desideri, non ci incarniamo più, restiamo nel mondo di luce, perché l'anima quando lascia il corpo, che è come un vestito, no? Il corpo che noi prendiamo, quando il corpo diventa vecchio è come lasciare un vestito vecchio e va in un mondo di luce, veramente in un mondo di luce. Io ho avuto dei messaggi anche dei miei genitori che hanno lasciato il corpo. E che messaggi le sono arrivati? Di che tipo? Dei messaggi meravigliosi. Mio padre mi ha mandato questo messaggio, non scritto, attraverso una sensitiva, in cui mi dice: quando sono arrivato qui ho avuto la sensazione di essere tornato a casa, e mi dice che le vite che viviamo sulla terra sono necessarie per fare le esperienze, per capire tanti perché che ci poniamo nella vita quotidiana. Ma quando lasciamo il corpo arriviamo in un mondo meraviglioso dove ci sono esseri di luce e dove abbiamo una nuova conoscenza, dove impariamo delle cose altissime
per ritornare sulla terra con una coscienza più alta. Grazie signora Lisetta, poi interverrà ancora anche nel corso di Misteri e ci racconterà meglio, approfondiremo queste sue esperienze, ci darà anche naturalmente delle spiegazioni. Padre Davamani, gesuita, insegna storia delle religioni alla Gregoriana, lei è indiano? Sì. Ecco, ha sentito l'esperienza della signora Carmi? Sì, ho sentito. Ecco, come le appare, che idea se ne fa del fatto che una persona lascia una religione, a questo punto una religione ebraica, la signora ce lo raccontava all'inizio, e segue un santone, un guru? Sì. No. Un essere immortale. Un essere immortale, quindi Babaji per lei è un dio. è lo yogi cristico che è stato conosciuto in Occidente attraverso l'autobiografia di uno yogi di Yogananda, ed è lo yogi cristico immortale che ritorna sulla terra per portare agli uomini aiuto quando sono in momenti molto difficili, in cui la vita è molto difficile sulla terra. Grazie della precisazione. Ecco, Sì. padre, lei naturalmente conosce molto bene, perché immagino Sì. che conoscendo la sua terra sa anche di cosa stiamo parlando. Qui deve distinguere due aspetti della reincarnazione. Un aspetto che è l'anima umana in corpo, nello stato di corpo, muore e poi rinasce un altro corpo, conseguenza dell'azione fatta nella vita precedente. Quindi c'è la legge di karma, di Sì, azione, del karma. che si risulta in un'altra. E poi c'è un'altra cosa diversa che non dovrà essere confusa con reincarnazione, cioè l'Avadara. È un essere liberato, immortale, santo, si rincarna, diventa l'uomo per salvare la gente con fratelli, con sorelle, eccetera. Questo tecnicamente nell'induismo viene chiamato Avatara. Ed è un essere immortale, Sì. proprio quello che ci descriveva Sì, la quindi signora. non da confondere due cose. Certo, Reincarnazione è grazie. un'altra cosa, invece l'Avadara, un essere divino, Un essere Dio, divino che si anzi rincarna Vishnu, più volte, come ci diceva la signora Lisetta, nei momenti in Ecco. cui l'umanità ha bisogno della sua presenza su questa terra. Ecco, questo che è molto differente da quell'altro di reincarnazione. Certo. Reincarnazione non è incarnazione di un Dio nella forma del... Ma nell'induismo c'è anche il concetto di reincarnazione. certo, certo. questo è uno dei È uno degli credenze aspetti. di base. Don Giovanni D'Ercole, mi scusi, la religione cristiana fino a un certo periodo ha creduto nella reincarnazione? Non ha mai vero? potuto credere nella Non c'è stato reincarnazione. un momento in cui anche il cristianesimo credeva nella reincarnazione, poi No. ci fu un concilio che stabilì... No, quello che possiamo dire è che la reincarnazione e le teorie che ad essa si assimilano sono state anche presenti nell'Occidente, diciamo, non è soltanto induista o buddista. Se noi vediamo per esempio l'antica Grecia, anche nel tempo dei Romani, ma anche nelle Sì, culture questo mi interessava tradizionali. sapere nella nostra religione cattolica. Ora il cristianesimo è venuto a confronto con le culture ed evidentemente il problema di oggi si è posto sempre. Ci sono stati alcuni che hanno fatto fatica a cogliere l'essenziale del cristianesimo, che è la resurrezione di Gesù, che è un concetto totalmente diverso dalla reincarnazione. Ora però, fin dall'inizio, fin da Paolo e poi i padri della Chiesa, sono sempre stati molto chiari su questo, perché io direi che è la discriminante, ciò che caratterizza il cristianesimo, la resurrezione di Cristo, che è totalmente diverso dal concetto della reincarnazione, e soprattutto è questa grande novità che rinnova e che cambia totalmente, diciamo, è una nuova proposta che viene fatta totalmente a tutti gli uomini. Ecco, io direi che mai nella Chiesa ci sia stato ufficialmente accolto la reincarnazione. Ci sono poi stati dei concili, evidentemente, che hanno risposto ad interrogativi che si ponevano. Ecco, penso che fino a quando non sia stato codificato e quindi con delle risposte a interrogativi che hanno posto. Però credo che mai. Noi intanto stiamo affrontando le linee generali del nostro discorso sulla reincarnazione. Avete assistito con la storia di Lisetta, ma assisterete anche ad altre in seguito, a come uno possa credere nella reincarnazione, diciamo, seguendo una via di tipo religioso. Ma naturalmente cercheremo di capire, per quello che è possibile, anche scientificamente, cosa sono quelle sensazioni che ci fanno credere di avere già vissuto una vita. E ci sono tanti percorsi per poter arrivare a raccogliere questo tipo di esperienze, anche se naturalmente la scienza non riesce a stabilire una sezione di questo tipo, perché sarebbe
sarebbe impossibile. Ecco, per esempio noi abbiamo studiato, ritorneremo durante il corso di Misteri, delle sedute di regressione ipnotica, addirittura ci sono delle terapie di regressioni ipnotiche dove molti pazienti hanno ricordato e ricostruito vite precedenti, spesso traumatiche. Noi abbiamo i nostri inviati in America, Donofrio e Ugolini, che hanno ripreso e seguito alcune terapie che portano alla luce avvenimenti sconvolgenti. Vediamoli e poi ne parleremo. E quando chiudete gli occhi, ricordatevi tutti i luoghi, piacevoli o spiacevoli, che avete appena visitato. Lasciatevi trasportare in quei luoghi in un'altra vita. Avevo una paura terribile del pubblico e per molti anni mi sono sentito completamente paralizzato alla sola idea di entrare in una classe. Non riuscivo a tenere una lezione. Poi ho scoperto una vita passata nella quale ero stato umiliato e torturato in pubblico e quando sono riuscito a liberarmi di quel trauma, la mia paura è scomparsa. Adesso posso tenere una conferenza di fronte a 300 persone, non mi preoccupo più. Osservate cosa sta succedendo dentro di voi mentre guardate o prendete parte a una scena del passato. Quelle che definisco memorie autentiche di vite passate sono situazioni spesso dense di un potenziale emotivo, sono tragiche, non finiscono nel modo in cui ti aspetteresti, non sono le storie che si leggono nei giornali o si vedono nei film. Mi fa male. E in che modo? Mi sta toccando. Ti sta toccando e a te non piace affatto, vero? Mi fa paura. Sì, respira, ripeti, mi fa paura. Mi fa paura, mi fa paura. Era perseguitata da questa immagine di bambina abusata dal padre e ha conservato questa immagine come una forma di vergogna. Si vergognava di essere stata costretta a comportarsi come una prostituta. E se avessi la possibilità di dire qualcosa, cosa diresti a tuo padre? Non mi toccare. Ancora? Non mi toccare, non mi toccare. Ora devi immergerti completamente nella scena in cui lui sta provando a toccarti. Conterò fino a 3 e tu gli dirai di non toccarti. 1, 2, 3. Non mi toccare, non mi toccare. Va bene. Dimmi come ti sta toccando. Io non ti tocco, io sono il tuo terapista. Mi sta toccando qui. Lì, sì. Questo senso di vergogna l'ha portata in questa vita a pensare: non valgo niente, non sono una persona degna di stima. Ho avuto altre volte questa regressione. Una volta ho anche disegnato la scena di questa bambina mentre guarda il suo ranch. È tutto molto chiaro e mi ricordo anche il senso di inutilità di quella vita e di rabbia che avevo nei confronti degli uomini, che poi ho conservato anche in questa vita. Bene, su, mandalo via. Bene, diglielo. I miei sentimenti erano reali anche se durante la regressione ero cosciente. Quello che ho provato, la paura di mio padre, la rabbia quando Vulgar mi ha fatto tirare i pugni era molto intenso. Ho sempre convissuto con un senso di ansia repressa e mi sono sentita finalmente libera e molto più rilassata. Bene, respira. Come ti senti? Good. What are you feeling, buddy? Se avete la fobia dei coltelli e io dico immagina una lama che viene verso di te, qual è la più grande paura che ti viene in mente? Che mi tagli lo stomaco. Questa è la risposta immediata. Allora se io dico al paziente di seguire quel pensiero e di andare nella vita in cui quell'avvenimento è successo, lui ci va immediatamente. Voglio dire che le paure sono il modo più veloce per penetrare nelle vite passate. Cosa succede? Stanno ridendo di me. Di nuovo? Stanno ridendo di me. Ci sono altre cose? Stanno entrando. Lasciati andare. Lo stanno facendo. E quando ti tirano le pietre, che succede? I ragazzi. Sono i ragazzi.
Cercano di farmi sanguinare. Mi hanno pugnalata. Dimostrano la croce. Stanno bruciando il mio vestito, ripeti, stanno bruciando il mio vestito. Respira. Stanno bruciando il mio vestito. Puoi scappare? No, non posso muovermi. Quando era una bambina, la mamma l'ha minacciata di picchiarla e lei ha avuto un flashback nella vita passata in cui era una suora torturata a morte da alcuni ragazzi. In altre parole, un evento non particolarmente grave nell'infanzia può evocare una memoria proveniente da un'altra vita molto più drammatica e il bambino avrà una reazione esagerata che neanche la mamma riuscirà a comprendere. Respira profondamente. Adesso conterò fino a 3 e sarai da qualche parte osservando il tuo corpo senza vita. 1, 2, 3. È tutto finito. Non possono più farti del male. Stavo frequentando un normale psicanalista, quello a cui di solito racconti i tuoi problemi in questa vita, ma non serviva a niente. Forse perché la mia vita attuale è senza problemi, non ho neanche mai subito violenze. Eppure c'erano queste strane cose dentro di me e mi chiedevo perché mi comporto in questo modo. Poi ho capito che aveva a che fare con le vite passate. L'ho sentito, anche se tecnicamente come cattolica non dovrei crederci. Abbiamo un quadro preciso di come avviene il processo di morte, dove vanno le persone subito dopo la morte, come alcune rimangano intrappolate in diversi livelli, come incontrino fantasmi, spiriti, antenati defunti. Ebbene, tutte le cose che accadono nelle esperienze di premorte avvengono anche durante la terapia di regressione nelle vite passate. Davide Megnaggi, psicanalista, ecco, che cosa avviene nelle sedute di terapia di regressione ipnotica? È veramente un riaffiorare di possibili, eventuali memorie di altre vite o forse una rielaborazione di traumi subiti? Ma si tratta di rielaborazione non solo di traumi subiti dalla persona nel rapporto che ha avuto con la sua famiglia, ma anche della riattivazione di complessi legati alla catena di legami emotivi non risolti dentro la rete familiare. Ma questo non significa il ricordo di eventi avvenuti in vite passate. Vorrei soltanto accennare a un fatto. Quando Freud all'inizio cominciò a occuparsi di ipnosi, per lungo tempo pensò che tutte le persone affette di isteria avessero subito violenze sessuali ad opera dei genitori. E ad un certo momento però si dovette ricredere, nel senso che in uno stato di regressione ipnotica l'attività che viene manifestata attraverso le associazioni o il racconto è il frutto anche della fantasia che noi abbiamo operato sui nostri genitori nella fase della nostra infanzia e che la nostra mente è estremamente varia e ricca e in fondo questo tipo di letture impoveriscono la ricchezza della nostra mente perché colpiscono la ricchezza della nostra fantasia. Grazie Davide Megnaggi, poi cercheremo di capire anche con l'aiuto del professor Tatarelli cosa effettivamente accade nel nostro cervello, cosa può provocare questo tipo di impressione, come lei diceva, della reincarnazione, del perché noi crediamo, molti di noi credono nella reincarnazione, se appunto per dei motivi di tipo religioso, culturale, per motivi di tipo psicanalitico, di tutto questo, facendomi vedere dei documenti che, credetemi, sono ancora più impressionanti di quelli che avete visto adesso, perché ci sono, diciamo, anche visivamente delle immagini che vi lasceranno scossi. Parleremo tra poco, subito dopo la pubblicità. Benvenuti a Misteri. Parleremo di reincarnazione, l'avete già sentito nella nostra anteprima, cercheremo di capire se veramente
quell'impressione che noi abbiamo a volte di avere già visto qualcosa, di avere già conosciuto altre persone, è stata qualcosa che veramente abbiamo vissuto, chissà, forse in un'altra vita, o invece c'è una spiegazione di tipo scientifico. Bene, cercheremo di percorrere entrambe le strade. Pensate che in Europa il 30% della popolazione crede nella reincarnazione, è convinta che veramente si possono vivere più vite. Alla base di tutto questo c'è la metempsicosi, cioè la credenza che gli uomini possono avere vissuto più vite, ed è antichissima anche nell'Occidente, non è solo radicata moltissimo nell'Oriente per motivi di tipo religioso e culturale che vedremo, ma anche nell'Occidente. Il maestro di Pitagora, Ferecide di Sirio, pensate, il V secolo a.C., era perfettamente convinto che esistesse la reincarnazione. Tracce le troviamo un po' in tutta la nostra antica cultura, nel debello gallico e anche in altre religioni, come per esempio la religione ebraica. E io voglio cominciare con una storia che ci ha profondamente colpito a noi di Misteri, tanto che abbiamo deciso di raccontarvela. La storia di una ragazza che ha avuto l'impressione di avere vissuto un'altra vita, ma neanche ha anche trovato le prove, a suo dire, di questa esistenza, appunto di essere stata un tempo una ragazza ebrea. Questa è la storia di Roberta, l'abbiamo realizzata qui con la collaborazione del personale dello Studio 5 e ce l'ha raccontata il regista di Misteri, Vittorio Nevano. Eccola. Sono qui per raccontare un'esperienza che mi è accaduta circa un anno fa. Io mi ricordo, ero convinta che la mia famiglia avesse delle origini ebraiche. Non so, magari andavo dai miei genitori e glielo chiedevo, loro mi dicevano di no, e io comunque pensavo che forse si sbagliavano, che c'era qualcosa che non sapevano, perché di questa cosa ero veramente interiormente certa, diciamo. Tanto che ero ancora piccola, insomma, facevo elementari e telefonai alla biblioteca ebraica per sapere se il mio cognome potesse avere delle origini ebraiche. E naturalmente ebbi una conferma, cioè non ebbi conferma di questa mia supposizione. Crescendo sentivo con molta emozione tutto ciò che apparteneva al periodo della Seconda Guerra Mondiale, dai campi di concentramento a quello che succedeva che era successo durante la guerra, alle persecuzioni, insomma proprio tutto quello che corrispondeva a quel periodo, per cui ho iniziato ad avere delle supposizioni, dei pensieri rispetto a questa cosa, quindi di poter essere vissuta io nella Seconda Guerra Mondiale. Però ho sempre pensato che fossero delle mere supposizioni, non ho mai pensato di poter avere una conferma di questa mia idea. Ad un certo punto, per un insieme di coincidenze della mia vita, ho conosciuto Alba, una persona molto cara, una teologa, e questa persona ha delle doti di particolare sensibilità. Parlando con lei di questa mia sensazione di essere vissuta durante la Seconda Guerra Mondiale come un'ipotesi, lei ebbe subito una forte reazione emotiva e mi disse: sì, anch'io ho questa sensazione. E ricordo una volta le raccontai che mi immaginavo vestita di bianco a Parigi, che camminavo, e stavo terminando la frase dicendo con dei libri in mano, quando lei mi guarda e mi dice: ma hai dei libri in mano? E lì sono rimasta stupita, perché come poteva vedere la stessa immagine che stavo vedendo io nel momento in cui non avevo terminato di raccontarla. È stato come un fiume, le immagini sono iniziate a venire una di seguito all'altra. Vedo sempre questa ragazza, quindi mi vedo, diciamo, con a fianco il padre e la madre dentro un corridoio, nel momento in cui bussano questi nazisti. Mi vedo scendere per la strada e salire su un camion di questi che utilizzavano durante la guerra. Mi vedo salire e vedo questa persona con un fucile in mano che sta al centro, e poi parlando con questa Alba che aveva appunto queste doti e vedeva un po' le stesse cose che vedevo io, riusciva anche ad andare oltre, perché lei a un certo punto vede il campo di
concentramento. E lei vede, ha questa immagine di questa donna molto molto magra direttamente nella camera a gas, poi vede altre scene sempre nel campo di concentramento e è una cosa importantissima. A un certo punto dice: ma io sento che ti chiamano, e mi dice il nome e cognome. A quel punto mi sono detta: se questa persona è morta nel 44, quando può essere morta, perché non cercare di ritrovarla e per avere anche una conferma? Allora ho telefonato al centro di documentazione ebraica di Parigi, ho telefonato e ho chiesto se appunto coincideva il nome di questa persona, che io vedo una ragazza giovane, studentessa, deportata da Parigi ad Auschwitz nel 43 insieme alla madre e al padre. Io vedevo questo, vedevo anche un fratellino, però vedo che non viene portato via con noi. E questa persona mi rispose e mi disse che coincideva, c'era questa Anna Kaufman e che appunto era stata deportata da Parigi ad Auschwitz nel 43 ed era stata deportata insieme alla madre e al padre e aveva allora 17 anni ed era studentessa. A questo punto quindi decisi di partire, cioè di partire con gli elementi che avevo in mano, di cercare di trovare delle conferme. Io avevo tanti elementi che dovevo confrontare. Avevo l'elemento della famiglia, della casa, io vedevo proprio questo appartamento, vedevo le stanze, camminavo, vedevo proprio il corridoio, le stanze come erano disposte, vedevo questo fratellino, vedevo una storia che lei aveva con un ragazzo, un fidanzato che aveva, il riemergere di questa storia, diciamo, d'amore che c'era fra me e questo ragazzo. È stata sicuramente emozionante, diciamo. Le scene erano molto chiare, quelle che vedevo nel momento in cui stavo con lui, parlavo con lui. La cosa bella che ricordo è che c'è la scena in cui ci lasciamo, l'ultima volta che ci vediamo, e lui mi dice: io sto parto e voglio andare con i partigiani. Ed io non credo, non gli credo, e comunque faccio molta fatica ad accettarlo. E da lì ho avuto la sensazione insieme ad Alba che la persona si chiamasse Marcel, per cui ho provato a fare delle ricerche che ancora sto portando avanti per ricercare questa persona, se è ancora viva, o delle persone, o comunque dei parenti, qualcuno che lo possa aver conosciuto. In qualche modo riconfrontarmi, ecco, con questo mio passato. Parto, arrivo a Parigi e provo proprio a ricercare attraverso dei percorsi che io avevo costruito, mentali, la casa dove lei secondo me poteva aver vissuto. È stato molto, molto difficile, però allo stesso tempo anche molto affascinante, perché mi sono ritrovata proprio immersa in questo mondo ebraico, in questi quartieri così anche molto suggestivi, se vuoi. Io avevo proprio l'immagine di partire da una sinagoga, fare dei giri, cioè girare determinate strade e arrivare alla casa dove secondo me lei io ero vissuta, insomma. La cosa importante che sono riuscita, diciamo, a ritrovare è stata l'ultima casa dove avevo vissuto. Lì ho avuto un grosso senso anche di malessere, avevo difficoltà a stare lì. Le emozioni, forse rivedendo un luogo, riemergono. Poi ho fatto altre ricerche, sono andata all'Amicale di Auschwitz, che è un'associazione di ex combattenti partigiani, e ho cercato di ritrovare qualcuno che potesse aver conosciuto Anna. Però lì ho avuto una conferma che per me è stata molto importante, perché io durante la regressione mi vedevo subire delle violenze molto pesanti, proprio fisiche. Vedo proprio delle scene molto dure, con sangue, con cose molto brutte. E parlando con questa persona dell'Amicale di Auschwitz mi disse: guarda che lei stava nel convoglio delle esperienze mediche. E lì ho capito per quale motivo io vedevo queste scene. Io vedevo durante la mia regressione che c'era questa donna, una capò, che veniva uccisa dalle altre detenute e si chiamava Janine. Io vedevo qualcosa del genere, mi sentivo un nome di questo tipo. Lo dico a questa persona che incontro all'Amicale di Auschwitz, un signore anziano, e lui dice: sì, Jeanne era stata uccisa, era una capò. E mi guardò e disse: ma come fai a saperlo tu?
le cose che sapevo e che erano troppe rispetto a quelle che avrei dovuto sapere se fossi stata realmente una giornalista che aveva letto un diario. All'Amicale di Auschwitz mi hanno dato un indirizzo che poi si è rivelato utilissimo. L'indirizzo di una rivista che viene inviata a tutti gli ex partigiani e combattenti. Vado lì e faccio mettere un annuncio in cui appunto dico di essere una giornalista italiana e che chiunque avesse conosciuto Anna, metto tutti i dati, nome e cognome, data di nascita, genitori e tutto quanto, si mettesse in contatto con me. Diciamo, terminate un po' queste ricerche che ho fatto a Parigi, mi sono detta ora basta, ora ho messo anche gli annunci sui giornali, per cui se il destino vuole che io possa avere comunque delle informazioni rispetto a questa mia vita, le avrò. Allora ho deciso di fare una specie di cerimonia di addio. Sono andata in un negozio di fiori, ho comprato 5 fiori arancioni, erano un colore arancione. Sono andata sulla riva della Senna e ho deciso di lanciarli. Ho lanciato uno per dare addio ad Anna. Sono rimasta lì seduta a vedere i fiori che passavano. È stato proprio come una carrellata di immagini, di vite, di sensazioni che mi sono riemerse alla coscienza e che in qualche modo mi hanno permesso di fare per un momento anche un quadro molto, molto lucido di quella che è la mia vita di adesso. Ed è stato come se veramente quella vita di allora non fosse finita allora nel 44, ma fosse finita nel 95, cioè come se ci fosse stato un sovrapporsi, no? In qualche modo, sul piano emotivo chiaramente, solo sul piano emotivo, di queste due esistenze, fino a quel momento in cui io sono riuscita a salutare quella vita e buona parte di questa mia vita che secondo me era rimasta fortemente influenzata da quegli eventi. Poi da lì sono andata a Saint-Junien, che era un paesino lontano, erano quasi 7 ore di TGV da Parigi, nel massiccio centrale. E io questo paesino sentivo che era il posto dove io avevo cercato di nascondermi, probabilmente con la famiglia, prima di venire deportata, prima di essere presa. Mi vedo arrivare proprio a una piazzetta dove c'era una fontana, proprio come durante la regressione. Arrivo lì e corro e vado direttamente verso questo forno dove io ricordavo di aver chiesto rifugio. Allora voglio contattare il vecchio proprietario, che però purtroppo era morto. Allora parlo con la vedova. In effetti questa signora assomigliava alla donna che io vedevo durante la regressione. Parlando le chiedo se appunto sapeva di questa famiglia che era andata a chiedere asilo e che però non era potuta rimanere. E lei dice sì, ricordo di una famiglia che non ho potuto ospitare, che ho mandato da una mia amica, e dice non ricordo esattamente il nome perché sono passati tanti anni, però ricordo che questa persona aveva lasciato un impegno, diciamo, una valigia di pellicce e poi non è più venuta a riprendersela. Io attraverso le ricerche che avevo fatto con il centro di documentazione ebraica avevo scoperto che i genitori erano pellicciai, per cui in qualche modo le cose tornavano. Poi ecco, da lì sono tornata a Roma. Sono tornata e ricordo era passato circa un mese. Mi squilla il telefono, vado a rispondere, mi chiama una persona e in francese mi chiede se io sono Roberta Golini, dico di sì, cioè io sono il fratello di Anna. Lì è stato per un momento incredibilmente emozionante per me, sono proprio così. Mi chiede ma perché vuole sapere questa cosa di mia sorella? Allora gli ho detto guarda, sono una giornalista italiana, ho trovato il diario, verrò subito a Parigi e parlerò con lei. Parto e lo incontro, per me è stato proprio un'emozione fortissima, avevo anche molta paura perché non sapevo come potesse reagire, se era una persona aperta a queste cose o meno. Ho preso tutto il coraggio che avevo e gli ho detto quello che era avvenuto, cioè quello che io ho rivisto durante la regressione e che tutto ciò coincideva con la sorella. Lui mi è sembrato abbastanza
così sconvolto anche da quello che gli dicevo. E però è stato molto bello, perché poi lui mi ha accompagnata a vedere un po' tutti i posti dove lei aveva vissuto, mi ha fatto vedere la fotografia. È stato proprio un riappropriarmi di un passato che probabilmente era rimasto comunque incagliato nella mia vita. Ecco, questa è la storia di Roberta, o forse la storia di Anna, è quello che cercheremo di capire. Devo dire che quando Roberta quest'estate ci è venuta a trovare, questo suo racconto ci ha particolarmente colpito per il modo in cui ce l'ha raccontato e poi anche per questi riscontri che effettivamente ci hanno lasciato così stupefatti che abbiamo deciso di fare conoscere anche voi la sua storia. Bene Roberta, ti sei vista e ecco, io ti volevo domandare innanzitutto questo, che cosa si prova? Tu dici io finalmente ho ricostruito il mio passato e è come se avessi provato un senso di liberazione nel buttare quei fiori nella Senna, ma ti sei separata da Anna Kaufman o la senti sempre vivere dentro di te? No, sicuramente è una separazione, rivivere queste sensazioni. Voglio dire, sono dei vissuti che io credo abbiano, se elaborati in maniera adeguata, un risvolto terapeutico di notevole importanza, almeno io l'ho vissuto come tale. Perché poi Roberta sei laureata, tu, sono vero, psicologa. in psicologia, quindi naturalmente hai, come dire, hai applicato su te stessa anche quello che avevi studiato, però manteniamoci sul lato delle emozioni, poi sentiremo anche che cosa ne pensano gli esperti di quello che tu hai raccontato, perché la tua storia effettivamente lascia talmente scosse che viene voglia di farti tante domande. Ecco, tu da una parte hai detto mi sono liberata del mio passato, dall'altra hai detto continuerò a cercare. In fondo c'è una contraddizione, perché capisco se tu pensi effettivamente di come, questo non lo sapremo mai, ma insomma di avere vissuto un'altra vita o comunque di avere dentro di te il ricordo di un'altra vita, anche il desiderio di continuare a cercare deve essere abbastanza profondo. Ma devo dire la verità che io questa frase l'ho detta qualche mese fa, poi gli avvenimenti della vita magari in un certo periodo ti portano a sentire determinati bisogni, magari in questo momento ho più bisogno di calarmi nella mia vita attuale, però sicuramente io sento che quando avrò un po' di tempo o ne avrò desiderio riprenderò un po' in mano questa. Ma quindi le tracce storia. di Anna non ci sono ogni tanto dentro di te, in qualche tua emozione, in qualche lampo, in uno sguardo che cogli, in un momento di vita che vivi? Io penso che ci siano state, però la sensazione è che siano rimaste indietro ormai, anche il fatto di aver raccontato questa storia, di averla poi scritta, parlato, discusso anche attraverso questa esperienza che voi mi avete dato l'occasione di vivere, è stato proprio un modo anche per chiudere, no? un capitolo di. Certo, che ti ha provocato tantissime emozioni. Lorenzo Stuni, tu Roberta l'hai seguita in tutto. Ecco, spiegaci una cosa, quando lei parla di questa esperienza che fa con la sua amica e vivono insieme, colgono insieme quasi simultaneamente il medesimo ricordo, è come se l'amica entrasse nel cervello dell'altra. Cos'è telepatia? Allora Lorenzo, questa tua domanda mi fa dire che in questo momento, in questo studio c'è un volto misterioso. Questo giustamente che pregherei il nostro amico Vittorio Nevano di inquadrare soltanto, ed è una signora molto schiva che si chiama Alba, che è qui. Eccola, e lei è il motore immobile di questa storia. Lei non vuol parlare, è una persona sensibile e schiva, però tutta questa storia si è mossa dall'incontro di Roberta con Alba. Ora, l'esperienza che loro hanno vissuto... Tu, facciamo una cosa di trase, parla tu, Alba, facciamola parlare attraverso di te, anzi scusate. L'esperienza che loro hanno fatto è una delle vie di accesso alla cosiddetta reincarnazione, ed è la via in questo caso della chiaroveggenza nel passato. Non è un'esperienza di regressione ipnotica o non ipnotica, è un'esperienza di chiaroveggenza o di retrocognizione, come è detto in parapsicologia. La singolarità di questa stupenda esperienza che il filmato ha reso, a mio parere, in maniera stupenda, è data dal fatto che erano in due ad agire, il soggetto ed un'altra persona, che entrambe contribuivano ad evocare
l'irricordabile, Scusami, Lorenzo, l'inevocabile. ma non può essere un normale rapporto di telepatia? Una Certamente c'è un'interazione psichica fra i due molto intensa, anche a volte di carattere telepatico, ma ci sono tanti elementi certamente sfuggenti che solo sotto l'etichetta della chiaroveggenza multipla potrebbero essere in qualche modo spiegati. Di fatto è i riscontri quelli che ci lasciano stupefatti. Davide Megnaggi, com'è possibile che una persona possa, diciamo per lei che è uno psicanalista e anche se di religione ebraica, non credo che lei creda nella reincarnazione, lei ci crede? Ma noi tutti quando generiamo dei figli, in un certo senso qualcosa di noi viene trasmesso, ma questo non ha nulla a che vedere con questo bisogno arcaico dell'umanità di sopravvivere alla miseria della decadenza e decomposizione del corpo. Tutte le religioni hanno cercato di sfuggire a questa disperazione umana che ci opprime da millenni, il fatto che poi non ci siamo più, e il mistero della religione nasce in coincidenza con la scoperta. La religione ebraica crede nella reincarnazione, Nella vero? religione ebraica c'è una grande libertà, non c'è un'autorità centrale che possa stabilire cosa credere, anzi è dato un divieto. Coloro i quali vogliono stabilire il prima e il dopo sono persone che in un certo senso sono stupide, cioè quello che conta per l'ebraismo in generale è la dimensione etica nella pratica della vita. Rispetto alla credenza c'è una grande libertà, diciamo che la tradizione rabbinica da cui il Vangelo prende lo spunto, crede nella sopravvivenza dell'anima, però anche nella metempsicosi l'intera tradizione mistica dell'ebraismo è segnata dalla credenza nella reincarnazione, però non è dato alla persona saperlo e ci si reincarna per purificarsi di eventuali peccati commessi. Padre Devamani, prego, mi dica. Un'osservazione su questo argomento. Coloro che credono nella rettilinearità della storia, che storia è rettilineare, come l'ebraismo, l'Antico Testamento e poi il cristianesimo, eccetera, non credono nella reincarnazione. Quelli che credono nella concezione circolare del tempo, della storia, credono perché di rinasce, tutto rinnovato. Quindi le religioni orientali? Quindi, sì, sono di religioni orientali, induismo, buddismo, jainismo, anche sikhismo fino a un certo punto, e poi religioni greco-romane, antichità di Platone, perché per loro tutta la vita consiste in ricorso all'eterno ritorno, come Eliade, il professore Eliade, famoso storico fenomenologico, dice, tutto un ritorno, eterno ritorno. Quindi questa prospettiva permette facilmente una credenza nella reincarnazione. Grazie padre. Roberta, tu sogni pure spesso qualcosa che riguarda Anna o nei tuoi sogni non... No, sogni di quando ero molto giovane, mi ricordo. Quelli che hai ricordato prima, della tua infanzia. Ecco, ma cosa ne pensi di questa storia? Cosa ne pensa di questa storia che ci racconti? Storie del genere ne ho incontrate decine. Ma con i riscontri come questi? No, ma non si tratta di riscontri affettivi, nel senso che mi dispiace dover dire questo in presenza anche della persona che ha fatto esperienze di questo tipo. Vorrei dire che esperienze di questo tipo si incontrano, le faccio 3 esempi. Un romanzo scritto qualche decennio fa, Albergo Bianco, che è la ricostruzione della storia di Sabina Spierrein, un'allieva di Freud, che coincide anche il modo in cui viene descritta la sua morte senza che lui ne sapesse nulla. Alcuni riscontri fatti qualche anno fa nella ex Unione Sovietica hanno permesso di operare questo riscontro. E come si spiega una cosa del genere? E l'affinità elettiva, la capacità di identificazione, anche mimetica che abbiamo con la dimensione della vita. Noi esseri umani non viviamo solo dentro di noi, viviamo anche attraverso processi di identificazione con gli altri e questo permette alle persone per una serie di operazioni. Certo, Lisetta, Carmi, ci racconti la sua impressione? No, io vorrei dire a lei mai è capitato qualcosa del genere? No, non mi era capitato, però vorrei dire a Roberta, quando lei dice ho chiuso con questa storia, almeno a me è sembrato di capire, io le dico non chiudere. Io sono ebrea, ho vissuto, non sono stata portata in campo di concentramento, però ho vissuto molto profondamente tantissime storie di miei parenti che sono stati in campo di concentramento. L'esperienza del campo di concentramento è un'esperienza altissima, può essere un'esperienza bruttissima e può essere un'esperienza altissima. Uno può diventare santo in campo di concentramento. Io ho l'esperienza di Sat Prem, che è il più alto discepolo di Mer,
forse tutti sanno chi sono Mer e Aurobindo. Beh, no, però, insomma, Adesso poi parlerò dopo di Aurobindo. E Satprem è stato preso dai tedeschi, lui non era ebreo, era semplicemente un resistente. È stato preso dai tedeschi ed è andato in campo di concentramento. E in campo di concentramento non dico che è diventato santo, ma ha trovato, non potendo avere dei riscontri esteriori a cui aggrapparsi, ha dovuto andare dentro di sé. E lì ha scoperto la spiritualità, ha scoperto il suo sé. E poi, dopo tante esperienze, è arrivato da Mer e Aurobindo ed è diventato il più alto discepolo di Mer a Pondichéry. Quindi dice devi continuare a mantenere questo rapporto per cioè devi spiritualità. Trovare dentro di te l'esperienza che hai fatto in questo campo di concentramento e che ti porterà a una vita spirituale così intensa e così alta come tu non te lo puoi neanche immaginare. Sì. Questa è la mia testimonianza. Sì, trovo molto bello quello che lei mi sta dicendo. La mia sensazione è che, diciamo che ora qui non riporto perché Sì. anche una sede forse non idonea, però sicuramente a me questa esperienza e tutto ciò che Ha girato attorno, a certo. questa esperienza ha provocato in me un profondissimo mutamento e anche un avvicinamento alla spiritualità che io prima non avevo, ero completamente atea. L'importante è continuare. E voglio dire, al di là di tutto sono contenta di averti, come posso dire, ripreso dalla memoria una storia tremenda che comunque sarebbe andata dimenticata, per cui anche una persona che non crede alla reincarnazione comunque ricorda di una persona, di una ragazza giovane che è morta e che penso sia comunque sempre giusto ricordare. Benissimo, mi facendo il lama di voler parlare, io sono contenta di sentirlo, penso attraverso il suo collega però, perché lui non parla. Nel buddismo la reincarnazione, la rinascita è un punto molto importante. E se sono state fatte buone cose durante la vita, allora c'è questa rinascita in una vita successiva e questa vita sarà migliore rispetto a quella precedente. Ecco il punto fondamentale. Io la ringrazio e vi ringrazio, Lama, per averci introdotto al servizio che stavo per presentarvi ora, che poi è veramente in esclusiva perché credo che non sia ancora capitato alla televisione italiana di sentire la voce dell'incarnazione del piccolo Lama che è Tenzin Doniak Zanni. Lo ha intervistato per noi Stefano Madia. La cosa più bella è che praticamente questo bambino che vedrete è delizioso, anche se fa un racconto per certi versi malinconico, perché vive anche la pesante, come si dire, dimensione della sua nuova realtà, non è altro che la reincarnazione del suo nonno, è un nonno ed un nipotino al tempo stesso. Ecco come ce l'ha presentato Stefano Madia. What's your name? Tenzin. So how am I doing? Fine. Stop! Tenzin Doniak ha 7 anni, ma la sua anima ne avrebbe molti di più. I buddisti tibetani lo venerano come una divinità, come la reincarnazione di suo nonno, il grande lama Gomo Tulku Rinpoche, morto nel 1985. Siamo andati a trovarlo a Pomaia, in Toscana, in uno dei più prestigiosi centri buddisti italiani. Gomo Tulku Rinpoche, suo nonno, era stato anche lui ospite a Pomaia. Ai discepoli del centro toscano che non volevano separarsi da lui, aveva detto: tornerò. Massimo Stordi è il direttore dell'istituto Lama Tsongkhapa di Pomaia. Tenzin Doniak è la reincarnazione di Gomo Rinpoche, un maestro che ha insegnato a Pomaia nel 1985. Yankila è la figlia più giovane del Lama Gomo Tulku Rinpoche e la madre di Tenzin Doniak. Sarebbe dunque figlia e madre della stessa persona. When I was pregnant, Quando ero incinta, sognavo spesso mio padre, Gomo Rinpoche. Pregavo che un giorno potesse ritornare da me. Ma non avrei mai pensato di poterlo ritrovare in mio figlio Tenzin Doniak. Come avete stabilito che Tenzin Doniak e solo lui è la reincarnazione di Gomo Tulku? Abbiamo fatto richiesta al nostro Lama fondatore, Lama Zopa Rinpoche, di trovare la reincarnazione di Gomo Tulku. Quando Tenzin aveva 3 anni, andai da Lama Zopa Rinpoche e gli chiesi di trovare la reincarnazione di mio padre. Così Lama Zopa consultò l'oracolo. L'oracolo praticamente è un medium dentro il quale entra una divinità e questa divinità parla. Per ben 2 volte l'oracolo ha pronunciato il nome di mio figlio, Tenzin Doniak.
Nel 1993, Sua Santità il Dalai Lama venne a Montreal. Gli chiesi subito di confermarmi che mio figlio fosse realmente la reincarnazione di mio padre. Di uso mettere una ciotola, dentro vi hanno messo delle palline di zampa di farina con il nome dei vari candidati e hanno pregato, hanno fatto molte preghiere e per 3 volte consecutive in 3 giorni è uscito fuori lo stesso nome. Tutte e 3 le volte è uscito il nome di mio figlio, Tenzin Donia. Tenzin Donia è la reincarnazione di Gomu Tulku, ma è anche il nipote di Gomu Tulku. Questa è una coincidenza oppure c'è sempre un legame di parentela nelle reincarnazioni? No, assolutamente non è così. Credo che in qualche maniera ritengo che il Gomu Rinpoche, Gomu Tulku abbia voluto, forse anche per l'affetto che aveva verso sua figlia, comunque ha voluto mostrare, credo, le sue qualità, la sua capacità di avere un controllo completo sulla sua rinascita. Ogni volta che cantavo le preghiere, mio figlio si sedeva accanto a me, non come gli altri bambini che non rimanevano seduti più di 4 minuti. Tenzin è sempre stato molto comprensivo e paziente nei miei confronti. Lei ha riconosciuto in Tenzin Donia dei segnali, per così dire, speciali della grande anima di Gomu Tulku? Personalmente io l'ho incontrato all'aeroporto quando sono andato a vedere, quando è arrivato, quindi 15 giorni fa, e dopo 3 minuti mi ha chiesto: ti ricordi che ti ho insegnato questo e questo? Quindi siamo estremamente felici di poterlo avere qua di nuovo. What is your name? Tenzin. And how old are you? 7. Which game do you prefer to play? Video game. And have you got some friends? You have best friends? No, 0 friends. You like Italy? Yeah, but it's kind of hot. Do you know who is Gomu Tulku? Yeah, it's me. Ecco la storia di Tenzin Donia Nzani, un bambino di 7 anni che però ci dice: io sono l'incarnazione del grande Lama. Ecco, io vi vorrei chiedere innanzitutto questo: che prove voi avete? Come potete trarre la certezza di credere che questo bambino sia veramente la reincarnazione di suo nonno? Generalmente per la reincarnazione noi cerchiamo di esaminare moltissimi elementi. Per gran parte bisogna dire che c'è una differenza tra reincarnazione e rinascita. La reincarnazione riguarda qualcuno che ha un potere e che grazie al suo comportamento nella vita, il suo comportamento buono, è poi riuscito in una vita successiva ad avere una vita migliore. Invece con la rinascita riguarda tutti quanti, tutti gli esseri umani che possono rinascere. E quindi si tratta di una cosa abbastanza diversa, perché per la reincarnazione ci vogliono dei poteri particolari. Questo è il caso della reincarnazione, in questo caso? O della rinascita? Questa è reincarnazione. Grazie, quindi possiamo essere sicuri che il nostro piccolo Tenzin Donia, che è la reincarnazione di suo nonno. E volevo chiedere a Don Giovanni d'Ercole: ma la religione cristiana però crede che alla fine tutti torneremo nei nostri corpi per il giudizio finale, per la vita del mondo che verrà? Forse è meglio dire che impostare il problema in questo modo: Dio ci ha creati uno, ciascuno di noi uno, unici e irripetibili. Ecco, e quindi non è che noi andiamo a riprenderci un corpo quasi fosse un vestito che abbiamo messo da un'altra parte. Con la nostra morte noi passiamo ad un tipo di vita di nuova, una vita nuova che in un certo senso porta avanti la missione che noi abbiamo iniziato sulla Terra, ma già venendo sulla Terra noi abbiamo ricevuto come un seme che diventa una pianta. La nostra vita è una, irripetibile e appunto non potremo tornare in altre vite per la religione cattolica. Polito, che poi vorrei entrare nella parte scientifica del nostro dibattito. Sì, forse sarebbe il caso di distinguere l'idea di reincarnazione che c'è nelle religioni orientali da quella che c'è nelle tradizioni occidentali.
Nelle religioni orientali l'idea di reincarnazione parte dall'idea buddista, d'altra parte, delle origini del buddismo, che l'individualità non esiste, è un'illusione. Dunque il problema della reincarnazione per le religioni orientali è il problema della liberazione dal sé e dalla illusione del sé. È un percorso inverso l'idea invece di reincarnazione occidentale, per esempio quella della teosofia o dell'antroposofia ottocentesca e novecentesca, è il prolungamento dell'esistenza, il non voler perdere la propria individualità. Quindi sarebbe il caso di fare questa distinzione. Lei l'ha fatta, la ringrazio. E di non come dire, consentire confusioni dei neo-reincarnazionisti occidentali, che pensano di poter mutuare dalle tradizioni orientali l'idea di prolungamento nell'eternità, quando invece nell'origine delle tradizioni orientali c'è proprio l'idea della perdita dell'individualità nell'eternità. Io scusatemi se vi tolgo la parola, poi ritornerete a parlare perché sennò non abbiamo più tempo. Vorrei introdurre un elemento rispetto alla strada che abbiamo percorso fino ad ora, che è quella tutta religiosa, o come quella di Roberta, che come dire è sensitiva, la definirebbe Lorenzo Spuni, e vorrei invece cercare di capire con così un metodo, se possibile scientifico, che cosa accade nel nostro cervello, se veramente questo avere l'impressione di avere già vissuto, questo avere ricordato la storia di Roberta, o quella così più impercettibile che capita un po' a tutti noi, l'impressione di avere visto qualcosa che invece non avevamo forse visto mai, risiede poi come al solito e parte dal nostro cervello. Ecco, Stefano Madia ha intervistato il professor Cantore, che gli ha spiegato che c'è un luogo nel nostro cervello che forse spiegherebbe queste sensazioni. Il professor Giampaolo Cantore è il titolare di neurochirurgia all'Università La Sapienza di Roma. Professor Cantore, esiste nel nostro cervello un centro del déjà vu, cioè del già visto, del già vissuto? Prima a parlare di déjà vu, déjà vécu fu negli anni 50 Penfield, il noto neurochirurgo americano, il quale, stimolando alcune aree del lobo temporale in pazienti affetti da epilessia parziale, riuscì ad evocare sensazioni sensitive, visive e di episodi di vita già vissuta. Questo è un intervento in un paziente affetto da epilessia parziale. Gli elettrodi sono stati posizionati sulla superficie del lobo temporale. Con questi elettrodi noi registriamo l'attività elettrica, ma possiamo anche produrre delle stimolazioni, le quali possono eventualmente evocare sensazioni di déjà vu e déjà vécu. Ci può spiegare di che tipo di sensazioni si tratta? Ci sono delle testimonianze di nostri pazienti che sotto crisi riferiscono in modo molto preciso, per esempio, tutto intorno mi sembra familiare, ciascun avvenimento è già accaduto nel passato. Questa è una frase che noi possiamo riscontrare in alcuni pazienti in maniera abbastanza frequente. Dunque, queste sensazioni, queste visioni si riferiscono a fatti realmente accaduti nella vita del paziente? Ma lei sa bene che il nostro cervello è come un pianeta in gran parte ancora inesplorato. I luoghi della memoria sono tra i più complessi e misteriosi. Professor Tatarelli, ordinario di psichiatria, lei ha sentito cosa ha detto il professor Cantore? Potremmo spiegare queste sensazioni che stiamo cercando di indagare stasera come qualcosa che partono da questa zona del cervello, da questa zona che si chiamerebbe déjà vu, o si chiama déjà vu? L'esperienza del già visto, oppure l'impressione del già visto, è una illusione della memoria, come noi diciamo un disturbo qualitativo della memoria, una paramnesia. Questo diciamo così, disturbo che ha caratteristiche diverse a seconda delle patologie in cui accade. Lo possiamo trovare quindi in patologie organiche, cerebrali, o in disturbi confusionali, o anche in disturbi psichiatrici, soprattutto nell'isteria o anche nei disturbi psicotici schizofrenici, oppure anche episodicamente, più frequentemente episodicamente nelle persone normali. Allora a questo punto dobbiamo poter dare anche una spiegazione psicogena, cioè psichica. Sì. Cioè perché accade questo e come accade questo. Ecco. E qui dobbiamo richiamarci ancora a Freud, che aveva già fatto delle ipotesi sul déjà vu proprio. Lui diceva che l'esperienza è da collegarsi a un ricordo oppure ad un'esperienza spiacevole,
o perturbante o angosciante per cui, come dire, questa cosa l'hai già vissuta, quindi non c'è da aver paura. Certo. Davide Megnaggi. Sul piano psicologico ormai si formula un'ipotesi abbastanza accettabile di una specie di telescopage tra le generazioni, cioè una condensazione emozionale che organizza la memoria e fa sì che la memoria di una generazione rispetto ad un'altra generazione sia, come dire, arricchita anche da queste emozioni o precedenti. abbia subito una sorta di imprinting che permette di organizzare in un certo modo l'esperienza piuttosto che in un altro. E questo è molto interessante perché spiegherebbe la storia di Roberta, ma spiegherebbe anche tutto quello che sono le tradizioni di questi 1000-2000 anni di coloro che hanno portato in sé questo. Non è la stessa cosa, perché il telescopage implica una condensazione di emozioni, non il fatto di reincarnarsi in un'altra persona. No, io non sto dicendo che reincarnarsi, dico la sensazione. Certo. Che uno può avere. Anzi, direi che tutta l'Europa oggi in un certo senso, tutta l'Europa oggi in un certo senso vive questo tremendo lutto di cui si è parlato, cioè l'assassinio di inermi popolazioni che sono come pezzi della nostra psiche che attendono di trovare una voce dentro di noi. Ecco, io vi vorrei far vedere questo esperimento. Poi abbiamo i protagonisti qui in studio che lo hanno seguito lungamente, con grande cura, questo esperimento che è stato fatto e che ha girato per noi Gianni Romano, di regressione ipnotica. Ve lo facciamo vedere perché le immagini sono a mio avviso impressionanti, ma le abbiamo scelte, come nel caso di Roberta, anche per dei riscontri che naturalmente ci hanno lasciato stupiti e di cui poi vi chiederemo qualche spiegazione. Ecco la storia di Alessandro, girata da Gianni Romano. Ora, se vuoi, vai indietro nel tempo a prima del tuo concepimento e vai indietro nel tempo e ti fermi quando hai qualcosa da raccontare. Martina? Yes. Sei Martina? Yes, you want to speak? Sì? In che anno siamo, Martina? 1500. 1500? 80? 1586? Sì. Martina, quanti anni hai? Tu che lavoro fai, Martina? No. Dimmi, qual è il tuo lavoro? Fai la prostituta a Londra? Sì. E come mai fai la prostituta a Londra? Mi picchia. C'è stata una prima volta in particolare in cui t'ha picchiata? Sì. In che modo ti picchia la mamma? Con le mani? Con che cosa allora? La frusta. Con la frusta. Ed è arrivata anche a darti molte frustate? Sì. La mamma vuole frustarti? No. No. Ah! Ah! Dimmi Martina, ti ha frustata la mamma?
Senti Martina, quante frustate ti ha dato? 40 frustate. Ora hai molto male tu? Sì. Ora Martina, tu ti alzi. Ora Martina, tu ti alzi e ritorni a sedere sulla poltrona. Alzati Martina. Alzati e ritorni a sedere sulla poltrona. La mamma ormai ti ha picchiata. Ormai la mamma ti ha picchiata. E non ti picchia più. E i giorni passano. Passano i giorni. Dimmi Martina, la schiena ti fa ancora male per le frustate? Un po'. Un po'? Ritorniamo avanti nel tempo, ritorniamo nel 1994. Tu stai molto bene. Io vorrei che ora ti alzassi in piedi. Dovresti alzarti in piedi per farci vedere la tua schiena. Tu ora puoi alzarti in piedi e farci vedere la tua schiena. Ora tu ti giri e ci fai vedere la tua schiena. Vorrei sapere Alessandro, la tua schiena ti fa male, ti brucia? Molto bene, ora siediti, girati, siediti. Tra alcuni istanti io ti risveglierò. Tornerai a casa tua senza disagi. E anche nei prossimi giorni starai molto bene, sarai sereno e tranquillo, felice. Conterò da 10 a 1, numero 1 ti risveglierai. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, risvegliati. Benissimo. Allora, come va? Bene. Bene? Ricordi qualcosa? No. No? Qualcosa che ti brucia? No. Ti fa male? No? No. Benissimo. Allora, a distanza di circa un quarto d'ora dalla fine dell'esperimento ipnotico, riprendiamo nuovamente il paziente per alcuni minuti per verificare che cosa è successo. Ti spiace per cortesia togliere la giacca e girarti e solleviamo, ecco, grazie. Posso sollevare la camicia? Tu senti bruciore in questa zona che io ora sto toccando? Sì. Li senti anche più in alto? No, piano piano sembra che aumenti, diciamo, questo bruciore. Noi abbiamo ripreso il paziente, ecco, allora adesso almeno 9 segni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 qui così. Dottor Gonella, buonasera, Buonasera. professor Paciolla, voi avete seguito questi esperimenti, ecco vorrei sapere da lei, dottor Gonella, le capitano spesso casi di questo tipo, ripeto, dico con questo genere di riscontri? Sì, noi abbiamo fatto uno studio su 10 casi documentati negli studi della televisione di Torino, su 10 soggetti che hanno un tipo di possibilità di trance ipnotica sonnambulica, cioè con amnesia al risveglio. Cioè che non si ricordano per dirlo più niente. Quindi non ricordano più nulla al risveglio. Bisogna premettere che i soggetti che hanno un tipo di trance sonnambulica, di regressione ipnotica di questo tipo sono soltanto il 10% della popolazione innanzitutto. Studiando 10 di questi soggetti abbiamo riscontrato che 7 di loro possono ritornare indietro nel tempo, prima all'infanzia, rivivificando, cioè vivendo intensamente l'esperienza di un'età infantile come se fossero bambini in quel momento. E dopo vi farò vedere un documento veramente incredibile che Gianni Romano ha girato da loro, quello dei vagiti, dopo glielo facciamo sentire. Anche vivendo anche a livello di riflessi neuromuscolari tipici dell'infanzia, vivendo, soffrendo, piangendo alla maniera di un bambino anche neonato.
7 di questi 10 soggetti, cioè quindi in sostanza il 70% di questi soggetti che hanno la possibilità di una regressione di tipo, una trance di tipo sonnambulico, se sollecitati a esplorare i loro ricordi antecedenti alla loro nascita, ci raccontano che sono stati un'altra persona. Ci raccontano che sono stati un'altra persona. E come già era stato detto prima in occasione del commento dell'esperienza della signorina, è un racconto, cioè è una confabulazione, cioè queste persone trovano modo di comunicarci delle loro esperienze, dei loro vissuti, delle loro necessità attraverso il racconto di apparenti, presunte altre vite precedenti. Ecco dottore, quindi lei si è fatto quest'idea, seguendo con tanta precisione e così a lungo questi casi, ci sta riferendo dei 10 in particolare, di cui Alessandro è uno. Sì, 10 li abbiamo studiati. Li avete studiati così a fondo e noi li abbiamo ripresi con Gianni Romano, eccetera. Voglio dire, l'idea che lei si è fatto, non le è mai venuto in mente di dire ma forse questi hanno realmente vissuto un'altra vita? È suggestiva questo modo che hanno i pazienti di rivivere queste esperienze e qualche dubbio le è venuto? E le vivono con così tanta creatività che molto spesso ci lasciano stupefatti. Perché anche noi vedendo questo effettivamente rimaniamo sorpresi. Sono affascinanti queste esperienze e lasciano increduli. Al tempo stesso però, studiandoli con cura, si può notare come ci siano spesso delle incongruenze, delle imprecisioni. Quando io chiedo dei riscontri storici sono imprecisi, non sono corretti, fanno confusione. Un caso come quello di Roberta non le è mai capitato? Con dei riscontri così sono precisi? Sono capitati casi analoghi, ma secondo me anche i riscontri di Roberta non sono dei riscontri che mi confermano una vita precedente, mi confermano solo che Roberta ha detto delle cose che corrispondono a realtà. Questo non significa che sia una reincarnata. Ha ragione, dobbiamo essere molto precisi. Anche perché secondo me il problema di credere nella reincarnazione è un problema di fede, ma avere fede vuole dire credere senza avere prove. Noi vogliamo avere prove di una cosa che invece dobbiamo credere con fede. E quindi sono due argomenti diversi. Lorenzo Stuni, volevi aggiungere qualcosa? Mi sto divertendo molto, Lorenzo, perché mi rendo conto... Ti diverti perché tu le regressioni ipnotiche le fai e quindi ne sai più di noi. Mi rendo conto che la teoria della reincarnazione, insieme a quella della resurrezione e insieme a quella della mortalità, sono le 3 grandi concezioni entro cui si divide forse tutta la specie umana. Ora, che cosa accade? Accade che i ricercatori occidentali come loro, che si occupano di reincarnazione, hanno una fondamentale incapacità di accedere all'idea reincarnazionistica. Allora si spingono molto avanti verso questa ipotesi, però sempre con uno sfondo fondamentale di dubbio e di irresoluzione del dubbio. Questo è il razionalismo occidentale, l'Occidente a un certo punto noi o siamo morituri, noi occidentali, o siamo resurrezionisti. E siamo ottusamente incapaci di cogliere l'idea reincarnazionistica, anche secondo il tuo punto di vista, oppure invece siamo così lucidi da anteporre il dubbio. Saperlo, difatti stiamo dibattendo. Perché, come dire, il mistero è dentro di noi, ce lo chiediamo. Prego, ci dica pure. La reincarnazione fondamentalmente non è come l'ideale occidentale. Questo non è assolutamente giusto, perché le persone che sono nate nell'Occidente e quelle nate nell'Oriente sono nate e poi muoiono allo stesso modo, non c'è una differenza. Per quanto riguarda quella signora di cui si parlava prima, si possono trovare molte prove grazie alla tecnologia e ai computer che possono mostrare una singola ragione per cui questo sia avvenuto. Quindi la reincarnazione soltanto senza delle prove non si può essere dimostrata. Questa idea della reincarnazione risale molti anni fa nel Tibet. Adesso c'è l'opportunità, grazie appunto alla tecnologia, di mostrare proprio delle prove. Grazie proprio agli esperimenti si può essere sempre più precisi ed ottenere risultati molto significativi. Perché questa è un'idea
che ha a che fare proprio con un credo molto preciso, ma ci vogliono degli strumenti necessari per poter arrivare fino in fondo. La ringrazio, Lama, perché mi piace anche questo fatto che voi dalla spiritualità della vostra religione però vi richiamate anche al progresso per poter provare quello in cui credete, come diceva prima il dottor Gonella, per fede. Prima di dare la parola, professor Apolito, vorrei farvi vedere un filmato che è stato sempre girato da Gianni Romano di pazienti di Paciolla e Gonella su quello di cui parlava prima il dottor Gonella, cioè sul fatto che si riesce comunque a ritornare ad una fase, quella natale, prima di entrare in questo tunnel delle potenziali ed eventuali altre vite, che lascia effettivamente sconvolto. Sentite queste persone. Hai 3 mesi e hai molta fame. Hai fame, vuoi mangiare. Hai fame. Ora non c'è più niente da mangiare, tu hai ancora fame. Hai ancora fame, non c'è più niente da mangiare. E tu ora diventi ancora più piccola. Ora diventi ancora più piccola, diventi ancora più piccola, ancora più piccola. Sei appena nata. Ora sei ancora nel pancione di mamma. Sei ancora nel pancione di mamma, stai per nascere. Stai per nascere, stai per uscire fuori. Stai per uscire fuori. Sei appena nata. Ora ti facciamo il bagnetto tiepido, ora ti facciamo il bagnetto tiepido, stai facendo il bagnetto tiepido. Ti piace, ti piace, ti piace il bagnetto tiepido, sì, ti piace, stai bene. È come essere ancora nel pancione di mamma nel bagnetto tiepido. Stai bene, stai bene, stai bene. Sei ancora nel pancione di mamma. Sei ancora nel pancione di mamma. E stai per nascere. Stai per nascere, stai per uscire fuori, stai per nascere, sei appena nato, sei appena nato. Nessuno ti dà da mangiare. Tu hai 3 mesi e hai fame, hai molta fame, hai molto fame. Professor Paciolla, lei ha seguito con il dottor Gonella questi 10 casi, questi vagiti lasciano effettivamente esterrefatti, questa capacità di regredire, come diceva prima il dottore, fino alla prima infanzia e poi dopo questo introdursi nelle così possibili, eventuali altre vite. Sì, non abbiamo la risposta a tutti gli interrogativi e poi della suggestione e la suggestionabilità sappiamo realmente pochissimo. Alcune cose che posso anticipare sono dei risultati di questa ricerca che per quanto ne sappia è unica e quindi originale in tutto il mondo. Per questo siete qui. Grazie. Per esempio, tra i vari questionari e test che abbiamo somministrato a questi 10 soggetti, ce n'è uno specifico sulla reincarnazione, cioè tendente a verificare se il soggetto crede oppure no nella reincarnazione. Tutti e 10 i soggetti hanno mostrato una bassa credenza alla reincarnazione,
Come mai, nonostante questo, 7 hanno avuto una regressione a una presunta vita precedente? Come mai? Non lo sappiamo. Un altro interrogativo e anche un dubbio è questo. Qualcuno potrebbe dire, forse coloro che regrediscono a una o più presunte vite precedenti, forse hanno una sindrome di personalità multipla, magari cripto, cioè latente. Ebbene, una originalità di questa ricerca è proprio questa: non soltanto evidenzia il fenomeno della regressione ipnotica a presunte vite precedenti, ma ho cercato di studiare la struttura psichica di questi soggetti. Questa è una cosa nuova, non era stato mai fatta prima. Ecco, dalla struttura psichica di questi soggetti noi abbiamo alcuni che hanno chiaramente alcuni nuclei prepsicotici latenti, altri soggetti hanno delle nevrosi, però delle nevrosi banali. Altri soggetti che hanno vissuto presunte vite precedenti sono dei soggetti perfettamente normali. Come mai tutto questo? Mi pare che lei non ce lo sappia dire. Non abbiamo una Mi vera sembra giusto risposta. che un indice di grande serietà, perché è difficile trovare una risposta. Però ho sentito che ha detto il Lama, ci sono gli strumenti e poi vuole intervenire a poco. Però c'è da dire anche questo. Sì. Tutti i dati che noi abbiamo riscontrato, fornitoci da questi 10 soggetti, hanno avuto esito negativo. Cioè non avete trovato i Non riscontri, abbiamo trovato nessun riscontro. tranne le frustate sulla schiena di Alessandro. Quelli possono avere un'altra interpretazione, Somatizzazione? chiamiamole così, delle strutture psichiche particolari che si possono riprodurre sulla cute come anche su altre parti del corpo. Certo, Quindi grazie professor Paciolla. Quindi naturalmente, giustamente lei è molto prudente. Continuerete ancora i vostri esperimenti. Appolito, lei cosa voleva dire a questo Trovo proposito? molto pericoloso l'idea espressa dal monaco tibetano di coniugare tecnologia e fede nella reincarnazione, perché se questo fosse il nostro scenario futuro noi ci avvicineremmo ad una religione tecnologica o ad una tecnologia siamo vicini religiosa al 2000. che sarebbe la distruzione dell'uomo, sarebbe la distruzione di tutto. Siete molto preoccupati, D'Ercole, pure lei? C'è una parola che in tutta questa trasmissione non è mai venuta, la parola dica lei. amore. Io credo che soltanto per amore si può vivere e soltanto per amore si può guardare al di là della morte. Io così, proprio perché ho sentito nella mia vita che Dio mi amava, non ho più creduto nella reincarnazione, ma ho creduto che amava me e io ricambiavo E questo il è suo quello che diceva Appolito, cioè il convincimento della profonda individualità. Professor Tatarelli, prego. Certo, ce lo dica, noi ci spieghi. Io parlo da psichiatra, insomma. Allora, questi fenomeni per me hanno o sono dei disturbi psicopatologici veri e propri, e questo confermerebbe, oppure una risposta in parte, oppure una risposta a certi bisogni umani, insomma, di avere un'agenzia di sicurezza, non so, a potersi identificare, che forse in ognuno di dentro ad di noi avere poi dei con la regressione rimandi- ipnotica emergono. Certo, potrebbe essere anche una spiegazione avere dei Paciolla e rimandi Lama, più poi devo chiudere. La conclusione e allo stesso tempo una premessa è questa: nelle ricerche scientifiche noi non possiamo porre alla scienza la domanda: esiste la reincarnazione, l'aldilà esiste o l'anima esiste oppure no? La scienza non può dare l'ultima parola a questi Lo interrogativi. sappiamo molto bene, perché ogni puntata si pone questo problema, e per questo che da una parte c'è una scienza, da una parte ci sono coloro che credono fortemente per fede, e questo, voglio dire, è, come posso dire, è il dibattito intorno a cui ruota molto bello. Magari fosse vero. Prego, ci dica, padre. Per concludere, dal punto di vista storico e fenomenologico delle religioni, eccetera, la teoria di reincarnazione mai convince neanche gli orientali, perciò cercano la liberazione da questa miseria di essere rinato continuamente. Quindi c'è una profonda aspirazione per raggiungere il Dio assoluto, nonostante tutte le miserie date. Dunque la reincarnazione non è la soluzione. Ha ragione padre, lei fa una lettura direi quasi materialista del fenomeno, è vero, molto spesso viene giustificata la teoria della reincarnazione nei popoli orientali, che sono popoli poveri e che soffrono maggiormente dei bisogni materiali, come una fiducia in un mondo che, non un mondo che verrà, ma in una vita che verrà subito dopo la morte, in un'altra reincarnazione, come una possibilità di riscatto. E quindi chiudo, Davide Megnagi, con questa domanda: ma alla base della reincarnazione c'è la paura della morte? C'è un bisogno psicologico profondo. La nostra vita è fatta di vite non vissute e in un certo senso l'intera nostra esistenza è caratterizzata dal bisogno di dare un senso a queste vite non vissute,
da cui siamo attraversate, sono anche spesso le vite che ci hanno preceduto, di genitori che hanno sofferto, certo, di avi che ci hanno preceduti, e sono le nostre esperienze quotidiane che si ripetono attraverso il trauma, e quindi la ripetizione di traumi e quindi il bisogno di abbrearli, di uscirne fuori. Grazie, io vi ringrazio per essere intervenuti e a voi a casa per averci seguito. E purtroppo non abbiamo risolto il problema dell'incarnazione, però abbiamo capito tante cose, come questo mistero sia dentro di noi da sempre, come attraversi varie religioni, vari mondi, varie civiltà e varie storie, e anche come certe cose ci aiutino poi in fondo a capire noi stessi, a vedere più a fondo, in memoria, come dicevamo prima, chissà, forse anche di antenati del passato che sono dentro di noi. La prossima settimana esploreremo qualcosa di ancora più infinito e, se possibile, di ancora più misterioso. Sarà la nostra ultima puntata e noi esploreremo i misteri dell'universo. Allora, arrivederci a lunedì prossimo.